Immaginate un mondo in cui la gioia sia un'esplosione accecante di polvere colorata. Chiudete gli occhi per un istante e visualizzate le strade dell'India moderna, o forse le piazze affollate delle nostre città occidentali durante i grandi festival di primavera. Vedete nuvole di indaco, magenta, giallo zafferano e verde smeraldo che si sollevano nell'aria, posandosi sulla pelle sudata, sui vestiti, sui capelli, cancellando in un colpo solo le differenze tra ricchi e poveri, tra uomini e donne, tra sacri e profani. Sentite le risate, i tamburi che battono il ritmo furioso della vita, l'euforia collettiva che sembra gridare al cielo: l'inverno è finito, il male è stato sconfitto, celebriamo la rinascita. Ma vi chiedo di fermarvi un istante. Guardate sotto quello strato di colore vibrante. Se soffiate via la polvere rosa e azzurra che vi copre le mani, cosa trovate sotto? Trovate la cenere. Trovate il nero della fuliggine, il grigio delle ossa calcinate e l'odore acre della carne bruciata. Perché prima che ci sia la festa dei colori, deve esserci necessariamente la notte del fuoco. Prima che ci sia la danza sfrenata, deve esserci l'urlo di agonia. L'Holi non nasce come una festa di primavera spensierata e leggera. Nasce come ricordo tangibile di un rogo umano, di un tentativo di infanticidio orchestrato da un padre contro il proprio figlio e di una zia che credeva di essere immune alle fiamme e che invece finì per diventarne il nutrimento urlante. E al centro di questa storia millenaria non c'è un dio sorridente che suona il flauto tra i pascoli. C'è un mostro, una creatura uscita dagli incubi più profondi della psiche umana, né uomo né bestia, nata per sventrare un re che credeva di aver ingannato la morte stessa. Benvenuti su Sussurri dal Mito. Vi ringrazio per essere tornati qui, nel luogo dove le ombre si allungano, dove le illusioni cadono e dove le vecchie storie mostrano i loro denti aguzzi. Spesso, quando guardiamo alle tradizioni orientali, ci lasciamo sedurre dall'estetica pacifista, dai mantra rilassanti, dai colori sgargianti. Ma la mitologia indiana, conservata nei testi antichissimi dei Purana, nasconde abissi di violenza, di ossessione e di profondità filosofica che fanno tremare i polsi. Oggi vi chiedo di dimenticare l'immagine turistica dell'Holi. Oggi vi porto nel Satya Yuga, l'era della verità, un tempo remoto e crudele in cui i demoni camminavano sulla terra e sfidavano l'autorità del cielo. Per comprendere l'orrore e la magnificenza di questa storia, non basterà una sola voce. Entreremo nella mente della vittima, poi in quella del carnefice, per poi assistere all'inevitabile giudizio finale. Spegnete le luci del presente. Il fuoco sta per essere acceso. Il buio non mi ha mai fatto paura. Credo sia perché la mia primissima memoria non è legata alla luce del sole, ma al suono. Ero rannicchiato nell'oscurità calda e pulsante del grembo di mia madre, la regina Caiado.
Là fuori infuriava una guerra cosmica, un conflitto di dimensioni inimmaginabili tra i Deva, gli dei luminosi, e gli Asura, la stirpe dei demoni a cui apparteneva il mio sangue. Ma io, sospeso nel liquido amniotico, non sentivo il fragore delle armi né le urla dei morenti. Sentivo solo una voce. Era la voce del saggio Narada, che aveva dato rifugio a mia madre nel suo eremo. Narada cantava, giorno e notte, le lodi di colui che sostiene l'universo. Om Namo Narayanaya. Queste sillabe non erano solo suoni per me, erano vibrazioni fisiche che si intrecciavano con lo sviluppo delle mie ossa, dei miei polmoni, della mia stessa anima. Prima ancora di nascere, io sapevo che l'universo non era un caos governato dalla legge del più forte, come mio padre credeva, ma un oceano di coscienza sostenuto da Vishnu. Quando aprii gli occhi sul mondo, l'impatto con la realtà fu stridente. Ero nato nel palazzo reale di Hiranyakashipu, il re dei demoni. Le pareti intorno a me erano incrostate di oro rubato ai cieli, i pavimenti erano di marmo nero levigato e l'aria era sempre satura dell'odore denso dell'incenso bruciato per coprire l'olezzo della paura. I servitori si muovevano scivolando lungo i muri, con gli occhi perennemente sgranati dal terrore. Mio padre era una presenza che oscurava il sole. Quando entrava in una stanza, la gravità sembrava alterarsi. Era immenso, bellissimo di una bellezza feroce e spigolosa, con occhi che bruciavano di un'arroganza inestinguibile. Egli aveva piegato un universo al suo volere. Aveva compiuto un'ascesi così estrema da estorcere al Dio creatore un'immortalità logica, perfetta. Nessuno poteva ucciderlo. Ed egli, ubriaco di quel potere, aveva decretato che non esisteva altro Dio all'infuori di lui. Eppure, quando mi prendeva sulle sue ginocchia massicce, le sue mani si facevano insolitamente delicate. Accarezzava i miei capelli e mi chiedeva: Prahlad, figlio mio, erede del mio impero senza confini, dimmi, qual è la verità più alta che hai appreso dai tuoi maestri? Egli si aspettava che io recitassi le leggi del potere, i trattati di guerra, la supremazia della nostra razza. Ma io lo guardavo in quegli occhi dorati e non vedevo un re invincibile. Vedevo un prigioniero. Vedevo un'anima così incatenata al proprio ego da non riuscire a respirare. E così, con la voce limpida di un bambino, rispondevo: Padre, la verità più alta non si trova in questo palazzo di illusioni. La cosa più saggia che un uomo possa fare è abbandonare l'attaccamento a io e mio, rifugiarsi nelle foreste e meditare sui piedi di loto del Signore Vishnu, l'unica vera realtà. Non dimenticherò mai il modo in cui il suo volto cambiò. Fu come guardare una montagna di granito frantumarsi in un istante. Il nome di Vishnu, l'uccisore di suo fratello, il nemico cosmico, pronunciato dal suo stesso seme, nel centro esatto del suo trono. Mi gettò a terra, non con rabbia, ma con un ribrezzo così profondo che l'aria divenne gelida. Da quel giorno io non fui più suo figlio. Divenni una malattia che doveva essere curata. E quando i suoi precettori, armati di bastoni e minacce, fallirono nel piegare la mia mente, la cura divenne l'annientamento. Non ho mai provato odio per mio padre, né rabbia per i miei carnefici. La paura è un'emozione che nasce quando crediamo di essere questo corpo fragile di carne e ossa. Ma io sapevo di non esserlo. Ricordo il giorno in cui i soldati mi trascinarono nelle segrete. Erano colossi armati di lance pesanti, con i volti contorti in maschere di crudeltà. Mi fecero inginocchiare sul pavimento di pietra umida. I loro ordini erano chiari: trafiggermi fino a farmi sanguinare a morte. Chiusi gli occhi e mi concentrai sul battito del mio cuore, trasformandolo in un mantra silenzioso. Vishnu. Sentii l'aria spostarsi violentemente mentre le punte di bronzo calavano su di me. Mi aspettai l'esplosione di dolore, la lacerazione dei tessuti. Invece udii un suono metallico sordo, seguito da esclamazioni di terrore. Aprì gli occhi. Le lance, forgiate per perforare le corazze dei Deva, si erano piegate come steli di loto appassiti non appena avevano toccato la mia pelle. Non c'era un graffio su di me. I soldati mi guardavano come se fossi io il demone. Io sorrisi loro, con una dolcezza che li fece indietreggiare. «Non capite», dissi. «Colui che tutto pervade è anche nel bronzo delle vostre armi».
Come potrebbe egli ferire se stesso? Questa invulnerabilità mistica portò la paranoia di mio padre oltre ogni limite. La sua ossessione divenne totale, totalizzante. Mi fecero gettare in una fossa circolare profonda 10 metri. Le pareti erano lisce, impossibili da scalare. Il fondo brulicava. Era un nido di serpenti reali, aspidi e cobra dal cappuccio espanso. Bestie allevate nel buio, tenute a digiuno affinché il loro veleno fosse concentrato e letale. Quando caddi in mezzo a loro, il sibilo fu assordante. Era il suono puro dell'odio e della fame. I loro corpi freddi, ricoperti di squame ruvide, si avvolsero intorno alle mie gambe, salendo lungo il torace. Sentivo la pressione muscolare dei loro anelli. Vidi le fauci aprirsi, rivelando le zanne grondanti di liquido ambrato. Ma io non vidi bestie assassine. Vidi Ananta Shesha, il grande serpente cosmico su cui il signore Vishnu riposa nell'oceano causale. Non opposi resistenza. Rilassai ogni muscolo, offrendo il mio corpo. All'improvviso la tensione dei loro corpi svanì. Le teste piatte si abbassarono. Invece di mordermi, i serpenti iniziarono a intrecciarsi gli uni con gli altri, formando un cuscino spesso e pulsante sotto il mio peso. Quelli più grandi si ergono dietro la mia schiena, espandendo i loro cappucci per crearmi un tetto, un'ombra protettiva contro il sole che picchiava a piombo dall'apertura della fossa. Io accarezzai le loro squame, sentendo la divinità pulsare nel sangue freddo dei rettili. Rimanemmo così, in silenzio, io e i miei assassini diventati guardiani, fino a quando i soldati non mi tirarono fuori, inorriditi. Fu poi il turno dell'arena. La polvere rossa si alzava in volute spesse. Il sole picchiava sui tamburi di guerra che rullavano un ritmo funebre. Fui lasciato solo al centro del campo di battaglia. Dai cancelli opposti fecero uscire gli elefanti imperiali. Erano bestie titaniche, droghe fatte mescolare al loro cibo per renderle folli e incontrollabili. I loro occhi erano rossi, le zanne spezzate per la furia. Caricarono. La terra tremava sotto l'impatto di tonnellate di carne e muscoli. Restai fermo. Chiusi gli occhi. La terra tremante era solo Maya, un'illusione. L'elefante che guida il branco, una bestia immensa con la pelle coperta di cicatrici, mi sovrastò. L'ombra del suo corpo oscurò il cielo. Sentii lo spostamento d'aria della sua gigantesca zampa sollevata per schiacciarmi. Poi il miracolo della resa. L'elefante bloccò il colpo a 1 millimetro dal mio viso. Emetteva suoni bassi, barriti, che sembravano quasi dei singhiozzi. Lentamente piegò le ginocchia anteriori nella polvere, abbassando la testa massiccia in un gesto di totale sottomissione. La sua proboscide mi sfiorò la guancia con una delicatezza che spezzò il cuore ai pochi spettatori che avevano ancora un'anima. Veleno nel mio cibo. Lo bevevo, sapendo che l'essenza dell'universo lo avrebbe trasmutato in nettare. Spinto da alte scogliere? L'aria stessa diventava densa per rallentare la mia caduta, come mani invisibili che mi cullavano verso il suolo. Ma ogni mia sopravvivenza non era una vittoria. Era una condanna per l'intelletto di mio padre. La sua frustrazione si trasformò in una furia cosmica. Se gli elementi del mondo naturale, i metalli, gli animali, il veleno, la gravità, si rifiutavano di uccidermi, avrebbe dovuto usare qualcosa di soprannaturale. Ed è così che arrivammo a mia zia, Holika. La vidi entrare nella mia cella ieri sera. Era avvolta in un mantello cangiante, i cui fili sembravano intessuti con la luce delle stelle. Aveva un sorriso dolce, ma i suoi occhi erano vuoti, specchi neri che non riflettevano la luce. Mi ha detto che oggi faremo un gioco. Mi ha detto che ci siederemo insieme al centro della piazza e che il fuoco ci accarezzerà senza bruciarci. So cosa significa. Sento l'odore della legna ammassata fuori dalla finestra della mia prigione. Sento il frastuono della folla costretta ad assistere. Holika confida nella magia del suo mantello per salvarsi e confida nella crudeltà del fuoco per ridurmi in cenere, eliminando finalmente la vergogna del re. Hanno aperto la porta della cella. Le guardie mi aspettano. Non ho paura. Il fuoco, come i serpenti, come le lance, è solo un'altra forma di colui che mi protegge. Se il mio Signore deciderà che oggi il mio corpo di carne debba consumarsi, accetterò le fiamme come un abbraccio. Se deciderà altrimenti, nemmeno l'inferno potrà scorticare un solo strato della mia pelle.
Esco alla luce del giorno. La pira è immensa, nera contro il cielo azzurro. Vado verso il fuoco. Om Namo Narayanaya. Mentre cammino verso la piazza, il silenzio della folla è un peso fisico. I demoni del regno, guerrieri che hanno strappato i denti ai draghi e frantumato le costole dei semidei, abbassano lo sguardo al mio passaggio. Non riescono a sostenere gli occhi di un bambino di 5 anni che cammina verso la propria pira funeraria senza versare una lacrima. Vedo mio padre seduto sul trono eretto per l'occasione. Hiranyakashipu indossa la sua corona d'oro, ma il suo volto è scavato, logorato da un'insonnia spirituale. La sua postura è rigida. Crede di essere il regista di questo spettacolo, ma io vedo i fili del karma che lo muovono come una marionetta impazzita. Egli pensa di distruggere me, ma sta solo preparando il palcoscenico per la propria distruzione. Zia Olika è già in cima alla montagna di legna secca, inzuppata di oli aromatici e ghee. Il suo mantello brilla sotto il sole. Mi fa cenno di salire. I gradini di legno scricchiolano sotto i miei piccoli piedi. L'odore del combustibile è forte, mi brucia le narici, ma mi costringo a inspirare profondamente. Ogni respiro è un'offerta. Quando raggiungo la sommità, Olika mi afferra. Non c'è più il sorriso finto di ieri. La sua stretta è d'acciaio. Le sue dita si conficcano nelle mie braccia, bloccandomi sul suo grembo. Si assicura che il mantello magico avvolga solo lei, lasciandomi completamente esposto, vestito solo di una sottile tunica di lino. Guarda tuo padre, Prahlad. Sibila al mio orecchio, la sua voce intrisa di malizia. Guardalo un'ultima volta, prima che il tuo dio inutile ti lasci bruciare per la tua disobbedienza. Non guardo mio padre, guardo il cielo limpido. Le guardie si avvicinano con le torce fiammeggianti. Le lanciano alla base della pira. Il fuoco non nasce, esplode. Con un ruggito sordo, le fiamme divorano l'ossigeno intorno a noi, innalzandosi come lingue rosse e arancioni. Il fumo nero si alza, ma io non chiudo gli occhi. Il calore inizia a colpire la mia pelle. È un calore devastante, letale. Inizio a recitare. Non con la voce, perché il fumo mi riempie la gola, ma con il cuore. Vishnu, tu sei la scintilla nella fiamma. Tu sei il calore e tu sei la cenere. Se è la tua volontà, fa che io sia fumo. Sento la risata di Olika, ma è una risata che dura solo una frazione di secondo. Perché all'improvviso il mondo intorno a me cambia. Guardatelo, il traditore, il mio stesso sangue, la mia carne, la mia eredità, seduto sulle ginocchia di mia sorella in cima a una catasta di legna infuocata, mentre muove le labbra in preghiera verso l'assassino di mio fratello. Io sono Hiranyakashipu. Il mio nome fa tremare le fondamenta dei tre mondi. I Deva, quei codardi luminosi che abitano i cieli, fuggono come topi quando sentono il rumore del mio carro. Io non sono nato re. Io mi sono forgiato come tale. Io ho piegato l'universo alla mia volontà, attraverso una sofferenza che voi esseri effimeri non potete nemmeno concepire. Eppure, tutto il mio potere è messo in ridicolo da questo bambino dalla voce morbida. Voi mi chiamate tiranno, mi chiamate mostro. Ma cosa sapete voi del dolore che ha generato la mia determinazione? Cosa sapete della vista del corpo massacrato di Hiranyaksha, il mio amato fratello gemello? Vishnu, camuffato sotto le fattezze di un cinghiale immondo, il Varaha, lo aveva sventrato per proteggere la dea terra. Quando vidi le zanne del cinghiale strappare la vita a mio fratello, giurai su tutto ciò che è sacro e profano che avrei estirpato il nome di Vishnu dall'esistenza. Avrei distrutto il creatore, il preservatore e il distruttore. Ma per uccidere un dio, dovevo trascendere i limiti della carne demoniaca. Dovevo diventare eterno. Ho lasciato il mio palazzo, le mie mogli, le mie ricchezze e sono salito sul monte Mandara. Ho iniziato la tapasia, l'ascesi del dolore e della concentrazione estrema.
Mi sono messo in piedi sulla punta del mio alluce, alzando le braccia al cielo, chiudendo gli occhi sul mondo esterno e concentrando ogni atomo della mia volontà su un unico obiettivo: piegare Brahma, l'artefice. Voi mortali non capite la penitenza. Voi pregate per un giorno e chiedete miracoli. Io sono rimasto in quella posizione per millenni. Ho ignorato il freddo glaciale dell'inverno e i monsoni che mi sferzavano come fruste. Il mio corpo materiale ha ceduto. Le termiti e le formiche hanno costruito un gigantesco tumulo di terra intorno a me. Hanno divorato la mia pelle. Hanno mangiato i miei muscoli. Hanno succhiato il midollo dalle mie ossa. Di Hiranyakashipu era rimasto solo uno scheletro bianco, incastonato nella terra. Ma la mia mente non si è spezzata. Il calore generato dalla mia volontà ferrea, dal mio odio, ha iniziato a irraggiarsi nell'universo. Gli oceani celesti hanno iniziato a bollire. Le stelle si sono oscurate. Ho minacciato di disintegrare il cosmo con la pura forza della mia determinazione. E alla fine Brahma è sceso, tremante, sconfitto dalla mia disciplina. Con spruzzi della sua acqua primordiale ha rigenerato il mio corpo, rendendolo d'oro, invincibile. Chiedi, mi disse, ma non chiedermi l'immortalità assoluta. Quella non posso concederla a nessuno che sia nato. Fu allora che il mio genio si manifestò. Se non potevo avere l'eternità assoluta, l'avrei costruita pezzo per pezzo, intessendo una rete logica da cui la morte non avrebbe mai potuto estrarmi. La morte viene dal tempo o dallo spazio, dalle armi o dalle creature. Ho analizzato ogni singola via d'uscita della vita e l'ho sbarrata. Ho chiesto: concedimi che io non incontri la morte, né di giorno né di notte. Il tempo era escluso. Che io non possa morire né all'interno della mia dimora né all'esterno. Lo spazio era escluso. Che nessuna arma forgiata, né di metallo, né di pietra, né di legno, possa ferirmi. Lo strumento era escluso. Che nessun uomo, nessun dio, nessun demone e nessun animale possa uccidermi. La gente era escluso. Che io non muoia né toccando il suolo della terra, né sospeso in cielo. La fisica era esclusa. Brahma, vincolato, disse: Tatastu, così sia. E io divenni Dio. Sono tornato e ho conquistato. Ho ordinato che le preghiere nei templi fossero rivolte solo a me. Chi osava sussurrare il nome di Vishnu veniva privato della lingua, poi della testa. Ho imposto un ordine nuovo, perfetto, basato sulla forza assoluta. E poi mia moglie ha partorito Prahlad, il mio erede, il sangue del mio sangue, destinato a governare l'universo inattaccabile che avevo costruito per lui. E cosa fa questo piccolo, ingrato granello di polvere? Cresce nel mio palazzo, mangia il mio cibo, respira la mia aria e intona canti di devozione per l'assassino di suo zio. Per Vishnu. Ho cercato di curarlo. Ho chiamato i migliori saggi, ho minacciato i maestri. Togliete questa infezione dalla sua mente. Ma lui tornava con quel sorriso sereno, quel sorriso insopportabile, e mi diceva che l'universo non mi appartiene, che io sono solo polvere nelle mani del suo Signore. Questo non è un semplice disaccordo tra padre e figlio. Questa è un'insubordinazione cosmica. Se il figlio del padrone dell'universo si inchina al nemico, come posso mantenere l'ordine? L'autorità assoluta non ammette crepe, nemmeno microscopiche. Prahlad è diventato un cancro nel corpo del mio impero. E un cancro si asporta. Ho ordinato di trafiggerlo, ma il bronzo si è piegato. Ho ordinato di avvelenarlo, ma il veleno è diventato acqua dolce. L'ho fatto lanciare tra i serpenti e quelli lo hanno cullato.
L'ho fatto calpestare dagli elefanti infuriati e i mastodonti si sono inginocchiati. Ogni fallimento era un coltello girato nella piaga del mio orgoglio. Com'è possibile? Io sono colui che ha sconfitto la morte. Come può la natura ribellarsi ai miei ordini per salvare un moccioso? La spiegazione è una sola: la magia. Inganni, stregonerie imparate di nascosto. Ma nessuna magia può resistere all'elemento più puro e distruttivo dell'universo: il fuoco. Olica, la mia fidata sorella, si è offerta volontaria. Lei possiede quello scialle donatole da Agni, il dio del fuoco in persona. Finché lo indossa, il fuoco non può bruciarla. È l'esecuzione perfetta, pubblica, innegabile, definitiva. Sono seduto qui sul mio trono, le mani strette sui braccioli d'oro fino a farmi sbiancare le nocche. Guardo la piazza. Le torce sono state gettate. Il fuoco si alza, famelico, ruggente. È bellissimo. L'onda di calore mi colpisce il viso, portando con sé la promessa della fine di questa umiliazione. Il fumo avvolge la cima della pira. Non riesco a vederli chiaramente, ma so cosa sta per succedere. Voglio sentire l'urlo del bambino. Voglio che la sua voce si spezzi. Voglio che, nell'ultimo istante di lucidità, prima che il dolore lo consumi, egli chiami il suo Dio e si accorga che nessuno verrà a salvarlo. Voglio che muoia sapendo che io, Hiranyakashipu, ho vinto. Che la mia legge è l'unica legge. Le fiamme ora superano i 10 metri di altezza. È un inferno rosso e nero. Attendo. Le mie orecchie sono tese. Ed eccolo, l'urlo. Ma c'è qualcosa di sbagliato. Non è la voce acuta di un bambino terrorizzato. È un urlo di donna, rauco, profondo, straziante, carico di un dolore che capovolge le viscere. È l'urlo di Olica. Mi alzo di scatto dal trono. La folla urla e indietreggia. Un vento innaturale, un tifone scaturito dal nulla, sta roteando intorno alla cima della pira. Il fuoco non si spegne, ma le fiamme sembrano piegarsi, obbedendo a una volontà invisibile. Vedo qualcosa volare in aria, sollevato dalla tempesta. È lo scialle magico di mia sorella. Lo vedo staccarsi dalle sue spalle, come strappato da mani spettrali, e, con un movimento morbido e preciso, lo vedo ricadere. Si posa esattamente sulle spalle del piccolo Prahlad. Il bambino è lì, seduto tra i tronchi ardenti. Il fuoco lo lambisce, ma non brucia nemmeno i suoi capelli. Gli occhi di Prahlad sono chiusi, le labbra si muovono silenziose. Intorno a lui, Olica, privata della sua protezione, si sta consumando viva. La sua carne sfrigola, le sue braccia si contorcono nel tentativo disperato di spegnere le fiamme che le divorano i capelli e il viso. Si trasforma in una torcia umana sotto i miei occhi. Il mio respiro si blocca. La razionalità della mia mente geniale vacilla. Questo non è un trucco. Questa non è magia demoniaca. Questo è il cosmo che mi sta sfidando apertamente. Quando le fiamme iniziano a morire, ore dopo, Prahlad è ancora lì, intatto, puro. Intorno a lui solo cenere e i resti irriconoscibili di mia sorella. La rabbia che sale dentro di me ora non è più fredda calcolatrice. È una furia cieca, rossa e annientatrice. Le guardie tirano giù il bambino. Io scendo i gradini del trono, estraendo la mia spada pesante. «Portatelo dentro!» urlo. Il sole sta calando. Il cielo si tinge di viola e di sangue. È il crepuscolo. Siamo nella sala delle udienze. Io e il traditore. Il mio intelletto si ribella. Il mio orgoglio rifiuta l'evidenza. Non accetterò l'esistenza di un Dio che mi sfida attraverso mio figlio. Dimostrerò che è tutto un'illusione, un inganno ottico, un trucco del destino.
lo ucciderò io stesso, con le mie mani, con la mia lama forgiata. Il dono di Brahma mi protegge. Nessuno può fermarmi. Mi avvicino a Prahlad. Il bambino non arretra. Hai ucciso tua zia, ruggisco, la mia voce che riecheggia tra le enormi colonne di pietra della sala. Sei uno stregone maledetto. Parli sempre di questo tuo Vishnu, che tutto pervade, che ti salva dai serpenti e dal fuoco. Dimmi, dove si nasconde? Se è ovunque, mostramelo. È in questa stanza? Sì, padre, risponde lui, con quella maledetta inscalfibile calma. Egli è qui. La mia mente scatta. Cerco l'oggetto più solido, inanimato e banale della stanza. Indico la massiccia colonna portante di granito accanto a me. È qui dentro, verme. Il tuo Dio onnipotente si nasconde nella pietra di questa colonna. Prahlad guarda la colonna. Annuisce. Egli è nella colonna, padre. Egli è ovunque. Rido. È la risata finale della follia. L'assurdità della sua fede mi dà la forza. Allora, sibilo, sollevando la spada a due mani, io distruggerò la colonna e con essa il tuo falso Dio, e poi taglierò la tua testa. Concentro tutta la forza del mio potere, l'energia millenaria della mia ascesi, nei miei muscoli. Colpisco la colonna di granito con un fendente che potrebbe spaccare una montagna, ma il suono che segue non è il rumore della pietra che si rompe. Il suono che seguì non apparteneva a questo mondo. Non fu un crack geologico, non fu l'eco di una spada che si frantuma contro il granito. Fu un rombo assordante, viscerale, un tuono prolungato che sembrò squarciare il tessuto stesso dello spazio-tempo all'interno della sala del trono. La terra tremò con una violenza tale che i demoni di guardia all'esterno caddero in ginocchio, sanguinando dalle orecchie. La colonna di pietra non crollò come un edificio abbattuto. Si aprì dall'interno verso l'esterno, esplodendo come se un seme titanico avesse improvvisamente deciso di germogliare nel giro di un secondo. Una nuvola di polvere di quarzo e frammenti di roccia inondò la stanza, oscurando l'ultimo residuo di luce naturale che filtrava dalle grandi finestre. Hiranyakashipu, il re immortale, barcollò all'indietro, tossendo e sollevando le braccia per proteggersi il volto. Quando la polvere iniziò a depositarsi, i suoi occhi dorati si spalancarono di fronte alla visione che emerse dalle rovine del pilastro. Non era un uomo, non era un leone, era la fusione abominevole e magnifica di entrambi, l'inimmaginabile reso materia, l'impossibile incarnato. Dal petto in giù, la creatura possedeva l'anatomia di un umano, ma le sue dimensioni erano ciclopiche, i muscoli definiti come sculture di bronzo fuso, tesi sotto una pelle che brillava di una luce dorata e innaturale. Possedeva 4 braccia massicce, i bicipiti gonfi di una forza cosmica incalcolabile, ma era dal collo in su che la mente rifiutava di processare l'immagine. Al posto di una testa umana si ergeva la spaventosa testa di un leone primordiale. Una criniera fiammeggiante, dura come fili di rame rovente, si espandeva come un'aureola di distruzione. Gli occhi della creatura erano vortici di fuoco senza pupille, pozzi di magma incandescenti che fissavano Hiranyakashipu penetrando direttamente nella sua anima nera. Le fauci, aperte in un ruggito muto ma percepibile nelle ossa,
mostravano zanne che sembravano pugnali affilati, gocciolanti di pura furia divina. Era Narasimha, il quarto avatar del signore Vishnu, l'uomo leone. La rabbia del cosmo, venuta a difendere l'innocenza. Per un momento infinito, il tempo si sospese. Hiranyakashipu guardò la bestia. L'arroganza, cementata da millenni di dominio assoluto, fu incrinata da una prima, gelida, goccia di vero terrore. Ma il re era ancora prigioniero della sua stessa gabbia logica. La sua mente calcolatrice gli urlò che era ancora invincibile. Un mostro, ringhiò il demone, sollevando la spada e ignorando il tremito delle sue gambe. Pensi di potermi ingannare con queste illusioni, Vishnu? Hai mandato un fenomeno da baraccone per combattermi. Il mio patto con Brahma è inviolabile. Narasimha non rispose con parole. Emise un ruggito reale, un suono che fece tremare le vetrate del palazzo e polverizzò i bracieri di metallo presenti nella sala. Poi attaccò. Non fu un duello elegante. Non ci fu la coreografia delle battaglie epiche tra eroi. Fu una collisione di forze della natura. Hiranyakashipu, veloce come il pensiero, colpì con la sua spada magica con mazze, scagliando incantesimi oscuri che avrebbero incenerito un pianeta. Ma Narasimha lo accoglieva a mani nude. L'avatar afferrava il re demone, sopportando i colpi che rimbalzavano sul suo corpo dorato, e lo lanciava contro le pareti di pietra, facendole sgretolare. Lo sollevava e lo scaraventava a terra, giocando con lui come un gatto immenso e crudele che si diverte a logorare la resistenza della sua preda prima dell'uccisione finale. Narasimha voleva stancarlo. Voleva che Hiranyakashipu sentisse in ogni fibra del suo essere l'illusione del suo potere. La sala del trono divenne un cratere di rovine. La lotta si trascinò per ore, devastando il palazzo reale, fino a quando il cielo fuori dalle finestre distrutte cambiò colore. Il sole era tramontato sotto l'orizzonte, ma la notte, con le sue stelle e la sua luna, non era ancora sorta. L'aria era intrisa di una luce violacea, incerta, liminale. Era il crepuscolo, in sanscrito Sandhya. Hiranyakashipu, ansante, coperto di polvere del suo stesso sangue demoniaco, indietreggiò. L'avatar uomo leone avanzò lentamente, inesorabilmente. Narasimha afferrò il re demone per il collo con una delle sue enormi mani leonine, sollevandolo da terra, soffocando le sue maledizioni. Lo trascinò verso i grandi portali del palazzo che affacciavano sul cortile esterno. Hiranyakashipu scalciava, annaspando in cerca di aria, la sua mente che girava a vuoto cercando appiglio alle sue condizioni di immortalità. Tu non puoi uccidermi, rantolò il demone, sputando sangue sul muso leonino. Il patto, né da un uomo, né da un animale. Narasimha fermò i suoi passi. I suoi occhi di fuoco si avvicinarono al volto stravolto del re. Una voce profonda, che suonava come il raschiare di due placche tettoniche, risuonò non nell'aria, ma direttamente nella testa del demone. Guardami, stolto. Non sono uomo, non sono animale. Sono l'impossibile che hai generato tu stesso. Hiranyakashipu sgranò gli occhi.
né di giorno, né di notte, urlò disperato. Narasimha voltò la testa enorme verso l'orizzonte, dove l'ultimo raggio rosso sanguinava nel buio imminente. Guarda il cielo. Il sole è andato, la notte non è nata. Questo è il crepuscolo. Il demone si contorse, cercando di aggrapparsi alle colonne spezzate. Né dentro la mia casa, né fuori. Narasimha fece un ultimo passo. Si posizionò esattamente sulla grande soglia di pietra che separava la sala del trono dall'esterno. L'architrave gli incombeva sopra la testa. Siamo sulla soglia, Hiranyakashipu. Né nel tuo palazzo, né nel mondo esterno. Sei sul confine. Il panico totale invase il re. La sua rete logica, l'architettura perfetta della sua invulnerabilità, si stava stringendo intorno a lui come un nodo scorsoio, trasformandosi nel suo stesso patibolo. Né in terra, né in cielo, piagnucolò l'imperatore dell'universo. La sua voce è ridotta a un sibilo pietoso. L'uomo leone si sedette pesantemente sulla soglia di pietra. Con un movimento fluido e inarrestabile sollevò il corpo massiccio di Hiranyakashipu e lo adagiò trasversalmente sulle proprie cosce muscolose. Non tocchi la polvere della terra, demone. Non fluttui nei venti del cielo. Riposi sulle ginocchia del Signore che volevi distruggere. Un silenzio glaciale cadde sul mondo. Persino gli dei nascosti tra le nuvole trattennero il respiro. Né armi forgiate, sussurrò Hiranyakashipu, le lacrime dell'assoluta sconfitta che rigavano il suo volto dorato. Né mani nude. Narasimha alzò 2 delle sue 4 braccia celestiali. Le mani non erano pugni chiusi, non impugnavano spade di bronzo, lance di legno, frecce o mazze divine. Le lunghe dita si estesero. Alla loro estremità sbocciarono artigli ricurvi, lucidi, duri come il diamante e affilati come il destino stesso. Queste non sono armi forgiate dall'intelletto di nessuno. Queste non sono mani nude di uomo. Sono i miei artigli, parte della mia stessa essenza. L'ultimo lucchetto della gabbia logica era scattato. La sentenza era stata pronunciata e tutte le regole rispettate. Con un movimento rapido, brutale e spietato, Narasimha affondò entrambi gli artigli nel torace del re demone. Non ci fu magia. Fu un'esecuzione viscerale, un atto primordiale di chirurgia divina. Gli artigli perforarono la pelle d'oro, spezzarono lo sterno incrollabile e scavarono nelle profondità del corpo. Con un ruggito spaventoso che squarciò le tenebre del crepuscolo, l'uomo leone allargò le braccia, sventrando completamente Hiranyakashipu. Il sangue del tiranno inondò la soglia, bagnando il pelo dorato di Narasimha. L'avatar strappò via le viscere del demone morto, estraendole dal corpo esanime, e in un parossismo di furia cieca se li avvolse intorno al collo come una macabra ghirlanda di vittoria. Hiranyakashipu era morto. L'incubo cosmico era finito. Ma la furia di Narasimha non si spense. Avendo assaggiato il sangue e completato la sua missione violenta, l'uomo leone era entrato in uno stato di frenesia inarrestabile.
ruggiva verso il cielo oscuro, sradicando colonne residue, facendo tremare la terra con i suoi passi. La sua aura era così carica di distruzione pura che i Deva, scesi dal cielo per ringraziarlo, si ritrassero terrorizzati. Nemmeno Lakshmi, la dolce dea della prosperità e consorte eterna di Vishnu, ebbe il coraggio di avvicinarsi a quell'incarnazione di pura ira berserk. Il mondo intero rischiava di essere annientato dal suo salvatore. Fu allora che Brahma e Shiva si rivolsero all'unica creatura in tutto l'universo che non provava paura in quel momento. Dal fondo della sala in rovina, tra la polvere e il sangue, camminava il piccolo Prahlad. Indossava ancora lo scialle che era scivolato via dalle spalle di Holika, risparmiato dalle fiamme della mattina. Il suo viso era sereno, i suoi occhi grandi e luminosi non vedevano un mostro impazzito coperto di viscere. Vedevano la protezione, vedevano l'amore divino che si era manifestato nella forma più terribile necessaria per salvarlo. Prahlad si avvicinò lentamente alle gambe tremanti di muscoli di Narasimha. Non esitò, non si fermò. Si inginocchiò nella pozza di sangue demoniaco e con le sue piccole mani di bambino toccò i piedi artigliati dell'avatar. Chiusò gli occhi e pregò: Om Namo Narayanaya. A quel tocco innocente e assolutamente fiducioso, il miracolo accadde. Il ruggito di Narasimha si spezzò a metà gola, trasformandosi in un suono gutturale, basso e rassicurante. La criniera fiammeggiante sembrò spegnersi, assumendo una luce morbida. L'uomo leone guardò in basso. I suoi occhi di fuoco liquido si raffreddarono, riempiendosi di un'emozione insondabile, un'infinita tenerezza genitoriale. Il mostro svanì nell'amore. Narasimha si chinò. Con le stesse mani che avevano squarciato l'imperatore dell'universo, sollevò Prahlad con una delicatezza commovente. Lo pulì dalla polvere del crollo, gli leccò affettuosamente il viso e lo pose dolcemente sulle sue ginocchia macchiate di sangue. Le stesse ginocchia che erano state il patibolo del padre divennero il trono sicuro del figlio. La pace scese finalmente sui tre mondi, silenziosa e profonda, come la notte stellata che aveva finalmente preso il posto del crepuscolo liminale. Così si conclude la notte del fuoco, del sangue e degli artigli. E ora, alla luce di questa storia antica, vi invito a guardare di nuovo alla festa dell'Holi. Quando vedete i visi dipinti di rosso, verde e blu, pensate a Narasimha. Pensate a quei colori vivaci non solo come a semplice polvere decorativa, ma come al ricordo del sangue del demone sconfitto e alla gioia isterica, profonda e vera della liberazione. La festa si chiama Holi, derivando da Holika, la zia bruciata viva. È profondamente ironico, non trovate? Celebriamo la festa della vita, portando sulle labbra il nome della carnefice della storia. Ma il mito indiano ci insegna che questo non è un errore. È fondamentale ricordare non solo l'eroe innocente che sopravvive, ma anche il mostro infido che ci ha provato e che ha fallito. Perché Holika, con la sua presunzione di invulnerabilità, vive dentro di noi. Bruciare l'effigie di Holika la sera prima della festa dei colori non è un atto folcloristico, è un esorcismo psicologico e collettivo. La cenere fredda del rogo,
che oggi sostituiamo con la polvere colorata per cospargerci a vicenda, ci ricorda una verità fondamentale. L'ego umano, rappresentato dall'arroganza invincibile di Hiranyakashipu e dal mantello di Holika, per quanto potente, blindato e logico possa sembrare, non può prevedere tutto. Quando l'ego cerca di distruggere l'anima, Prahlad, l'universo stesso partorisce un'eccezione, un mostro divino sulla soglia, capace di distruggere le nostre certezze per salvarci. Siamo giunti alla fine di questa discesa nei Purana. Abbiamo visto che dietro ogni esplosione di gioia c'è un'ombra altrettanto immensa e che a volte la salvezza non ha il volto rassicurante degli angeli, ma il muso insanguinato e terrificante di un leone. Vi ringrazio di cuore per aver ascoltato Sussurri dal mito fino a questo punto. Il mondo antico è un oceano vastissimo, popolato da dei capricciosi, demoni dalla volontà incrollabile, eroi tragici e culti misteriosi che sfidano la nostra comprensione moderna, nascosti tra le sabbie dell'Egitto, i ghiacci del nord o le giungle dell'Oriente. I sussurri sono infiniti, ma il prossimo dipende da voi. Fate scivolare il vostro sguardo nei commenti qui sotto. Ditemi quale altro mito, quale culto oscuro o quale creatura leggendaria vorreste sentir vibrare nel prossimo racconto. Scrivete le vostre richieste e io le leggerò nel buio. Per ora spegniamo le fiamme. La cenere è fredda. Alla prossima storia.